Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche generali per la seconda parte di febbraio, ragazzi, ruote della fortuna e gli amanti. Penso che siano le due carte più belle del mazzo. C'è anche il sole, che a me piace molto. Comunque, con la ruota della fortuna, ragazzi, parliamo di cambi, parliamo di cicli karmici che si chiudono e altri cicli che si aprono. E qui abbiamo la carta degli amanti e vi dico, è come se ci fosse o un periodo che segna il prima e il dopo, oppure un cambio in qualche tipo di relazione, che può essere sia con un'altra persona che con voi stessi, perché vi ricordo che la carta degli amanti parla anche di amor proprio. Allora, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link per le tarot pratiche del 2024 e altri video che magari potrebbero interessarvi. Vi ricordo che comunque queste sono stese generiche, possono riguardare il lavoro, la famiglia, l'amore, l'amicizia. Io vi do un'idea del movimento dell'energia e poi andrò via via facendo come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Allora, partiamo con un 9 di bastoni, un 5 di spade, un 8 di pentacoli, un 7 di bastoni, il giudizio, un fante di spade e un 6 di coppe, ragazzi. Allora, direi che si parte da un momento un po' confuso verso metà febbraio, perché abbiamo un 9 di bastoni e un 5 di spade, come se ci fosse qualcuno che ha intenzione di difendersi o che si sta difendendo o che si è difeso. Il 9 di bastoni è una carta che indica anche un po' di paura, ehm, paura, diciamo così, di ricevere le stesse ferite, che si sono già vissute, no, e quindi c'è una sorta di, lavoro sui propri limiti, sul mettere le barriere, la propria zona sicura. È una carta che indica grande stanchezza anche, tra l'altro. E per qualcuno potrebbe essere una stanchezza di tipo mentale, perché abbiamo un 5 di spade che indica confusione, indica discussioni, indica le lotte egoiche normalmente. Con il 5 di spade sono discussioni che sono, ehm, diciamo, giusto per vedere chi ha ragione o no, e sono discussioni che non portano fondamentalmente da nessuna parte, cioè non servono. Andiamo a vedere carta per carta, così riesco a essere più specifica. Allora, qui abbiamo un fante di bastoni, quindi questo fante potrebbe essere o la persona da cui voi vi difendete, o potrebbe essere che qualcuno difenda le proprie idee, la propria passione, il proprio entusiasmo, il proprio obiettivo, come questa sensazione. Andiamo a vedere il 5 di spade. Abbiamo la carta della morte. È come se ci fosse qualche tipo di atteggiamento e l'imperatrice. E allora, qui ho avuto la sensazione che qualcuno volesse o stesse comunque proteggendo qualcosa, mentre
Diciamo che la sensazione qui è come un ok, sono obbligato a rompere questo qualche cosa, a rompere questo progetto, lasciarlo andare. Si tratta proprio, come vi dicevo prima, di cambiare un ciclo karmico. Per qualcuno fa riferimento al lavoro, perché qui abbiamo un 8 di pentacoli o a un certo tipo di quotidianità. Andiamo a vederlo questo 8 di pentacoli. Abbiamo un fante di bastoni e un 2 di bastoni. Sì, sento come questa propulsione ad andare in avanti da parte vostra, ma vedendo anche poi il 7 di bastoni e il 9 di bastoni, è come se foste da soli in questa lotta, mi viene da dire, come se foste, se vi sentiste un po' abbandonati a voi stessi. E io credo che questo 5 di spade rappresenti il fatto che siate un attimino in dubbio se lasciarvi indietro un certo tipo di realtà o se mantenere quel tipo di realtà. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, asso di spade, qui avete il fante di spade e sole. Datemi una carta per questo fante di spade, per piacere, grazie. 4 di bastoni. È come se allora, sento che molte persone stanno in qualche modo cercando forzatamente, o è come se si sentissero da soli, nel cercare un equilibrio in questa situazione. Cioè, da un lato c'è il bisogno di proteggersi o di proteggere la propria zona di comfort, insomma, per poter andare avanti per conto proprio, con le proprie idee, con i propri progetti, le proprie passioni, mentre di qua è come se ci fosse una sorta di blocco di, oh no, invece mi piacerebbe, ma non posso. Ho come quest'idea. E qui vi sento appunto come se aveste sviluppato una certa tendenza al controllo, ma non perché sia la vostra tendenza naturale, ma perché è quello che vi serve in questo momento per difendervi, per creare la vostra zona sicura. È come se vi mancasse una certa solidità nel quotidiano. Vi dico, se fosse una situazione romantica, a parte che qua ci sono tanti personaggi, quindi può risuonare come una situazione familiare, appunto, o sì, famiglia nel senso di origine o famiglia che avete creato. Però ho come l'idea che qualcuno sì, o stia provvedendo da solo a questo progetto, stia andando avanti da solo in questo progetto. I progetti potrebbero anche essere i figli, quindi magari nella gestione dei figli c'è qualche cosa che vi impedisce di trovare la stabilità, la tranquillità. È come ho bisogno di creare una routine per gestire i figli piuttosto che il progetto, piuttosto che le varie cose della mia vita, ma faccio fatica perché sono da sola o da solo. Il partner o la partner o i familiari, ehm, è come se non collaborassero. Vi dico, avete la ruota della fortuna, ci vuole un cambio qui, un cambio di attitudine e qui avete la morte che vi dice che è ora di farlo. È come se doveste smettere di essere madre di tutti. Ho come questa sensazione. Cioè, responsabilizzare un pochettino di più gli altri. Ecco, andiamo a vedere il giudizio perché è come se fosse una presa di consapevolezza. Vi dico, ragazzi, se state aspettando qualche tipo di notizia, con il giudizio potrebbe fortemente arrivare. Potrebbe essere, perché rappresenta la chiamata, quindi può essere proprio una telefonata, un SMS, un WhatsApp. Allora, abbiamo la regina di spade e un 2 di spade per il giudizio. È proprio un momento, la parte finale di febbraio, dove semplicemente vedrete le cose più chiaro. Qui
Con la regina di spade c'è la possibilità di tagliare i dubbi, di tagliare tutte queste lotte interne o anche magari esterne. Tenete presente che avete varie carte di taglio e 2 volte il fante di spade, quindi si tratta, secondo me, di prendere visione qui di quelle che sono le dinamiche mentali che avete e tagliare quelle che non servono più. È un po' come il taglio, i pensieri. Tagliare vuol dire non pensarci più, non dare più energia a quel pensiero, toglierlo, ok? In modo da ricreare un ordine, cioè prendere i pensieri più importanti e rimetterli in ordine. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un 5 di pentacoli e la carta del mondo. Qualcosa mi dice che avete bisogno di studiare temi sulla psicologia. Psicologia, psichiatria, come funziona il cervello, come pensiamo, credenze limitanti, come si formano le forme pensiero, cose di questo genere. Perché qui è come se aveste bisogno di studiare, di rielaborare questo senso di carenza di cui mi parla il 5 di pentacoli. Come se ci fosse un senso di carenza, di non completezza su cui voi dovete lavorare. Vi dico, c'è un 6 di coppe, che è una carta che fa riferimento all'infanzia, al passato. Qui lo sento tanto l'infanzia e il passato. Quindi probabilmente c'è da cambiare qualche tipo di attitudine che magari si è inserita, qualche meccanismo di comportamento si è inserito durante l'infanzia barra adolescenza. ehm, e quindi è come se fosse un invito ad analizzare quello che pensate, quello che sono i pensieri che arrivano appunto dal passato. Andiamo a vedere il 6 di coppe. 3 di spade. C'è una ferita ancora aperta, ragazzi, qui. Allora, potrebbe con i 5 di pentacoli fortemente una ferita d'abbandono. Ancora una carta. E infatti 3-4 di spade. Qui c'è una ferita che probabilmente risale a tanto tempo indietro, non è necessariamente che è detto che sia infanzia, diciamo che è un lungo periodo di tempo e che avete bisogno di curare perché è quella sensazione di vuoto che avete che non vi fa sentir completi. Ok, quindi questo potrebbe essere un cambio nell'amor proprio. Quanto valgo io? Perché ho paura di essere abbandonato. L'amor proprio in questo senso è perché chi ha questa ferita, diciamo, ancora aperta dell'abbandono, tende ad avvicinarsi, a legarsi a persone, cioè alle persone che magari, diciamo, non danno in modo equilibrato, no? Hanno talmente paura queste persone di essere abbandonate che si accontentano delle briciole, si accontentano di sentire il partner una volta al mese perché sanno di essere le amanti o gli amanti, pur di non ricevere l'abbandono da quella persona. E quindi è diciamo, una mancanza di amor proprio, nel senso di, ok, pur di non avere niente, mi accontento di questa storia che non mi potrà mai dare niente, fondamentalmente, perché se l'altro è impegnato. E, e qui si tratta di dire no, io merito di più. Da dove arriva questa ferita? Se fosse il discorso familiare, ragazzi, qui si tratta di riorganizzare i temi familiari da un punto di vista pratico. Chi fa che cosa, qua ve lo dicevo già, perché c'è comunque una sorta di stanchezza in quello che è il lavoro quotidiano. È un po' come se ci fosse da mettere delle regole, da mettete in... Ecco, un'altra cosa di cui mi parla la regina di spade è di fare un elenco. Se per esempio avete una famiglia molto numerosa e qui è facile, se non è perché avete tanti figli, magari avete animali da compagnia, avete parenti che vivono con voi, comunque per qualcuno può risuonare la famiglia numerosa, si tratta di responsabilizzare ogni singola persona per quello che deve fare. Però quello che fortemente ho
e che per cambiare questa attitudine, per troncare, qui ce l'abbiamo il cambio, ok? Ehm, avete bisogno di fare una specie di ordine mentale. E qui avete due volte il fante di spade ed è proprio un invito a studiare materie che spiegano come si comporta la mente, mi viene da dire. Andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi. Ok, amichevolezza e il silenzio. Guardate, ho fortemente la sensazione che è un 2 di coppe, però ho la sensazione che sia per voi, perché anche qui avete gli amanti come per voi. Cioè, che cosa voglio dire per voi? Siate amici di voi stessi, cioè trattatevi, ditevi per sostenervi anche, ditevi quello che direste ad un amico per incoraggiarlo, per sostenerlo, per appoggiarlo. E poi il silenzio. Il silenzio è la carta della stella, ragazzi. È come se vi dicessero di ritrovare il vostro centro, la vostra essenza, di ascoltarvi. Vi dico, avete la carta del giudizio, quindi per qualcuno ci potrebbe proprio essere una sorta di risvolto nell'ultima parte di febbraio dove diventano proprio chiare determinate dinamiche, determinate paure, determinate fantasie. Però ho anche la sensazione che diventi chiaro il come risolverle, perché qui comunque abbiamo la ruota della fortuna, quindi le dinamiche cambiano in questo periodo. Andiamo a vedere ancora una fatina. Ve la metto qua vicino al sole perché dice, scusate, perché dice brillate da dentro. Vi dice che è tempo di brillare ed è tempo di autoaccettazione e di rivelare al mondo la vostra naturale bellezza. È un po' come dire, diventate amici di voi stessi prima che degli altri. Cercate di capire, qui rimettendo in ordine i pensieri, che cosa è valido per voi, che cosa è importante per voi, per farvi sentire al sicuro, per farvi sentire completi. E lavorate su questa ferita, che secondo me è del passato. Secondo me è una ferita che risale all'infanzia. Datemi una carta per il 3 di spade. Sei di coppe. Datemi un'altra carta. Io credo... 8 di pentacoli che avete anche qui. Io credo che sia una ferita, o perlomeno un'idea romantica che avete magari di coppia, di relazione, che risale a quando eravate fanciulli. Non so ragazzi, ho come la sensazione che questo tipo di convinzione, di idea che vi siete fatti vi porti a pensare, ehm, vi porti ad agire, meglio detto, in modo incostante. È come se andaste avanti un pochettino a rate. Oggi ci sono, faccio quello che devo fare, domani no, non ci voglia. Si rimanda. Ho come quest'idea, fatemi sapere nei commenti se vi risuona, se comunque la lettura è stata utile potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!